Il serpente Apep. Non stiamo cercando un animale, ovviamente. Stiamo cercando una forma energetica. In un video precedente, l'occhio di Ra, ti ho mostrato che ci sono due forme di energia nel nostro cratere. Quella parassita, il sistema a doppia piramide, e il sistema 1, 2, 4, 8, 7, 5. Mettiamo ora alcuni di questi sistemi uno sopra l'altro e tracciamo una linea. Sembra familiare. Dà un'occhiata a un altro fenomeno, l'analemma. Poiché la Luna è il riflesso della Terra, dai un'occhiata al movimento della Luna. Ma per vedere i movimenti esatti della Luna ho aggiunto un po' di rilevamento del movimento. Puoi vedere chiaramente la stessa forma a 8. Ora facciamo un esperimento. Mettiamo un laser sulla palla rotante a destra e lasciamo che esegua il movimento esatto, come quello della Luna. Quale linea traccerebbe nel firmamento? Assomiglia alla forma esatta di Apep, il sole di Ra, una chiatta verde che navigava attraverso il cielo, dall'alba al tramonto e poi discendere negli inferni. Durante la navigazione attraverso l'oscurità della notte è stato attaccato da Apep, che ha cercato di uccidere Ra e impedire l'alba. Per impedirlo, Ra aveva 6 maledizioni, sputando su Apep, contaminando Apep con il piede sinistro, prendendo un coltello per colpire Apep e mettendo a fuoco Apep. Beh, devono essere molto spaventati da Apep. Qui vediamo l'ira del dio Sole sotto forma di un grande gatto che uccide il serpente Apep. Diamo un'occhiata al nostro cratere e all'energia organica. Hai l'albero della vita creato dall'energia di Apep. E in cima a questa energia fu messa un'energia parassitaria, Ra, che sparge il sangue di Apep. Osiride, sovrano degli inferi, che si difende da Apep, con lo scettro e il frustino. Qui hai lo scettro, ma cos'è il frustino? Per capire questo dobbiamo andare alla storia di Adamo ed Eva. Hai l'albero, il toro, ha il serpente, l'energia, ma per quanto riguarda Adamo ed Eva, ricorda la storia nella Bibbia. La Genesi è la storia del gene di Iside, è la storia del parassita. Atum fa un clone di se stesso,
Adamo, ha dovuto fare una femmina, facendo un'immagine speculare di se stesso? Potrebbe essere una coincidenza, ma specchiato Atum è Muta, Uter, Mater. Adamo ed Eva ebbero 3 figli, Set, Caino e Abele. Diamo uno sguardo più da vicino alla storia di Caino e Abele. Ricordi nel precedente video ho spiegato il sistema di una cella galvanica, dove si trova l'anodo di zinco che perde peso e un catodo di rame sta accumulando materia. Caino rappresenta il catodo, il rame. Abele rappresenta l'anodo, lo zinco. La storia di Caino e Abele è la storia di un processo elettrico. Da una parte ha il rame, il catodo, Caino, lo scettro e dall'altra parte hai lo zinco, l'anodo, Abele. Quindi come rappresenteresti Abele? Bene, ricordi la terra di Babele? 2 torri gemelle erano, a mio avviso, il polo negativo di un circuito elettrico. Erano le aste dei fascisti. Questo fa della gente il polo negativo, l'asta. Questo strumento, a mio avviso, non è un frustino. Diamo uno sguardo a Mitras. Mitras e Oriside sono la stessa persona, secondo me. Guarda il re e l'asta, il positivo e il negativo. Con Mitras vedi la spada e la torcia, così la torcia è l'asta. Un'altra rappresentazione di Mitras. E qui hai ancora Mitras con l'asta. Ecco, questa è la storia. Mitras che sta mettendo un polo nel centro energetico del toro. Un'asta a sinistra, aste a destra, e questo sistema elettrico sta creando la cupola. Questo sistema crea il riflesso del Sole e della Luna. Qui lo vediamo di nuovo, ma in questa versione Mitras sta uscendo dall'uovo. Perché l'uovo? Bene, una spiegazione potrebbe essere: prendi il sistema parassitario, crea la cupola. Questa cupola riflette la forma della Terra nel firmamento. Forse il sistema organico sta anche creando una cupola, ma una diversa. Quindi, forse nel sistema APEP percepiresti il riflesso della Terra come un uovo, il serpente, nell'uovo cosmico. Diamo un'occhiata al collisore di Hadroni, o dovremmo dire il collisore di Idra. Idra era un mitico serpente decapitato da Eracle, Ercole, Conan il barbaro. In Egitto vediamo le raffigurazioni di come stanno attingendo da Apep. Come lo stanno facendo ora? Mettiamo la mappa del CERN in cima al nostro cratere. Guardiamo al 6. Quando confronti il nostro cervello con la forma del cratere, punta dritto alla nostra ghiandola pineale. Non è una coincidenza. Così i parassiti stanno attingendo all'energia del serpente Apep.
Quindi ciò che sta succedendo in questi tempi di confusione, questa figura gira a sinistra o sta girando a destra? Beh, entrambi sono possibili. Dipende da come stai usando il tuo cervello. L'ho visto andare in entrambi i modi. Il cervello che gira a sinistra che dice al cervello che gira a destra: oh, voi siete teorici della sospirazione. E il cervello che gira a sinistra dice al cervello che gira a destra: siete tutte pecore del cazzo. Così devono avere ragione entrambi. Se si confronta il nostro cervello con il nostro cratere, ricorda che il nostro cratere è stato allagato nel 1259, il che significa che metà del cratere è ghiacciato. Ciò significa che il nostro cervello, a PEP, è in completo disordine. Uno dei più sorprendenti modi teologici, musicali e poetici. L'unico. Diamo ancora uno sguardo all'energia parassita. I due serpenti. Serpente blu, serpente rosso. Piramide rossa, piramide blu. E in cima le ali del parassita. Naga e Nagini, la lingua rossa del serpente con uno sfondo blu. Due piramidi e due serpenti. Così, quando si ha un'illuminazione in questo sistema, l'esperienza Kundalini, incontrerai sempre esseri alati, divinità, dei, angeli, elfi, esperienze extracorporali, all'attivazione dei chakra, spostandosi fino alla quinta dimensione, qualunque cosa possa essere. Tutti questi eventi stanno accadendo nel sistema piramidale controrotante, la bolla parassitaria. Confrontala con l'energia dell'albero APEP. E questo ti dà un senso di superiorità nella tua illuminazione e così via, ma c'è una forma diversa. Non entrerò in essa perché voi tutti siete ansiosi, io non lo tocco. Questo può accadere solo quando il sé non c'è. Allora c'è un tipo di energia totalmente diversa per mantenere la mente fresca e giovane, viva, e che può venire solo quando non c'è assolutamente alcun senso del sé. Giusto? Ovviamente. Perché il sé significa che il centro è in costante conflitto, giusto? Una cosa non voluta creando dualità, desideri opposti, questa lotta costante che sta succedendo. Finché quella lotta è in corso, c'è uno spreco di energia, ovviamente. Quando quella lotta non c'è, prende posto un tipo completamente diverso di energia.
Abbiamo i movimenti. Nel movimento possiamo sentire l'energia andare attraverso il corpo. Secondo, le braccia e i suoi gesti nella schiuma. Ci sono altre volte in cui la mano sinistra rispecchia effettivamente la mano destra e così fa esattamente l'opposto solo per creare un senso di flusso. Altre volte la mano sinistra fa davvero cose che sono aggiuntive. Buddha ci sta mostrando il centro energetico del nostro cratere. Ma attenzione ai parassiti che ci mostrano il vero centro energetico, ma al tempo stesso introducendone uno nuovo. Un altro tentativo parassitario, ma con il centro energetico sbagliato. Il pentagramma, che sembra essere una scorciatoia, all'interno del tempio di Hathor a Dendera. Sulla destra vedete questa immagine. Guarda da una vista laterale il nostro cratere, così velocemente. Penso che la corteccia sia il nostro cratere. Ingrandiamo il centro energetico del loto e al di sopra di esso, naturalmente, il serpente primordiale, Apep. Questo era l'originale schema elettrico. Allarghiamo e poi a sinistra attraverso la sovrapposizione parassitaria, il sistema dei due serpenti, le due cupole controrotanti. Ingrandiamo sulla figura di Ka e alla figura di Ba, ovviamente. Così hai le due figure, Shu e Geb. Shu è il Ka e Geb è il Ba. Questa è la versione egiziana di Caino e Abele. Shu è il Ka che sostiene i firmamenti. Qui vedi il doppio firmamento? Dai uno sguardo di nuovo al mito della creazione egizia, all'ebrei, l'Akhet. Nel tempio di Akhet hai un'altra raffigurazione dei Jews e di Akhet. La vista laterale del nostro cratere e in cima hai Nut, il firmamento, dove il Sole e la Luna vengono creati.